Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024 sotto il profilo fenomenico, cioè quello che ti arriva e come adempiere a ciò che ti arriva, cioè la manifestazione fenomenica della realtà della tua anima, quello che la tua anima vuole manifestare affinché tu possa andare incontro al tuo Dharma, al tuo destino. E quindi ragazze mie e ragazzi, io vi esorto sempre a studiare i miei contenuti, soprattutto della playlist L'arte sciamanica, perché lì vi spiego proprio passo per passo come creare coscientemente la vostra realtà cooperando con gli dei. Ok? Allora, partiamo. Andiamo a vedere prima di tutto il tema principale di questo tuo mese di novembre 2024, per questo vi invito a salvarvi il video, riguardarlo più volte durante il mese, proprio come materia di studio e di conoscenza e consapevolezza. Vediamo qual è il tema principale sul quale la tua anima mette l'attenzione per evolversi in questo mese. Ok, vediamo qual è l'archetipo per te in questo mese attorno al quale graviterà la tua evoluzione in questo mese. Qual è il tema principale di questo mese per te? La tua evoluzione in questo mese. Acquario. Tra l'altro abbiamo, aspettate che lo vado a prenderlo, c'è il quaderno che vuoi. Ecco il quaderno di novembre 2024, l'avevo lasciato sull'altro tavolo perché stavo facendo degli ulteriori approfondimenti. Allora, abbiamo tutto questo cielo con la Venere in Sagittario che ti ha a favore, con il Marte in Leone lo stesso e la Venere in Capricorno. Allora, l'archetipo che andremo a vedere sarà il tema principale con questi dettami qui dei pianeti. Quindi abbiamo questa Venere in Sagittario, il Marte in Leone che determinerà il tuo coraggio, l'azione nel dire io valgo per superare cosa? Per andare incontro all'archetipo, superare il karma dell'archetipo e andare incontro al tuo destino. Rispetto a questo anche Mercurio ti è a favore perché è in Sagittario, quindi ti darà l'opportunità di andare incontro ai tuoi ideali nella comunicazione, comunicare i tuoi veri ideali e anche andare al di là di ciò che non si vede. C'è una mentalità aperta, una mentalità creativa, proprio come l'Acquario, ok? Insieme a tutti gli altri pianeti, vediamo questo cielo come lo applichiamo a quello che esce. Allora, vediamo il tema principale per l'Acquario, attorno al quale gravita la tua evoluzione in questo mese. Il ribelle è proprio l'Acquario, dominato da Urano, l'anticonformista, il ribelle, l'espressione di tutto ciò che sei senza limiti e senza confini. Allora, questo è il mese in cui farai cambi sociali, rifiuti sistemi spirituali che non coprono le tue necessità interiori, cioè andrai incontro ai tuoi ideali. Quello a cui il mese di novembre gravita come evoluzione personale è abbattere i tuoi limiti e i tuoi confini, cioè i tuoi limiti imposti dal sistema iperrazionale in cui viviamo, il sistema patricentrico e desacralizzato, e andare incontro a quello che la tua natura vera ti ribolle all'interno. E l'Acquario è un rivoluzionario, un ribelle, il visionario dello zodiaco, colui il quale persegue i propri ideali perché sono la sua missione di vita, i propri ideali. Quindi tu andrai incontro in questo mese nel fare dei cambi rispetto al sistema sociale. Cioè, ma la rivoluzione non è una rivoluzione che si fa con le masse, no? È una rivoluzione che fa l'individuo all'interno, quindi l'abbattimento dei tuoi stessi limiti per andare incontro. Qua c'è una ragazza che si è fatta un divano sull'albero. Mi spiego? Chi l'ha detto che devo dormire a terra, per esempio, o devo dormire a terra, scusami, in una casa quattro mura? Dormo sull'albero. Mi spiego? Tutto ciò che ti eleva, tutto ciò che ti senti, ti anima lo spirito, tu farai, andando scontrandoti con i tuoi stessi limiti, che sono quelli che ci induce il sistema. Infatti, si rivela la pressione sociale, ok.
Non andrai incontro, qua dice no, l'aspetto con il quale ti confronti, non andrai incontro a una ribellione per moda, ma tu andrai incontro, sai, io mi ribello per quella cosa che tutti lo fanno, allora comunque mi voglio sentire parte di una comunità e lo faccio perché anche se magari non ci credo fino in fondo, mi lego a un gruppo che comunque mi fa sentire parte di qualcosa. No! Tu lotterai contro i tuoi stessi limiti per affermare la tua vera natura che già senti è nata dentro di te, mi spiego? Cioè una ribelle e poi hai dalla tua parte anche, ricordiamo, Mercurio in Sagittario, anche la tua comunicazione sarà efficace in questo senso, ad avere una mente creativa sulle cose e a non essere soggiogata dalla mente razionale, no? Poi abbiamo la Venere in Sagittario fino all'11 novembre che ti favorisce le relazioni, favorisce l'amore, ma soprattutto favorisce un amore ribelle. Cosa vuol dire un amore ribelle? Cioè, cos'è l'amore per te? L'amore per l'Acquario spesso ci si è dovuti conformare a dei valori precostituiti, come ci voleva la società, come si voleva il sistema. L'Acquario incarna i valori è un nuovo umanesimo. Cioè, è un valori per l'amore universale all'Acquario, quindi è come se andassi incontro a veramente a suggellare dentro di te che l'amore non è l'amore per esempio, faccio un esempio limite, per una persona sola. Io posso amare più persone contemporaneamente, questo è successo anche a me. Magari non ci vado a letto con più persone, o comunque qua non si fa giudizio, mi spiego? C'è tutto quello che la tua natura vera, Venere in Sagittario, ti aiuta a portare fuori questo tuo essere. Io nella mia vita ho amato diversi uomini, parte dei quali li amo ancora. L'amore si è trasformato però, non è più anche un amore intimo, ma è un amore vero, viscerale, è proprio quello che è animico, che continuo ad amare ed è un amore corrisposto, non è più intimo, ripeto, ma continua ad essere quell'amore. E allora se la società ci dice puoi amare solo uno soltanto, no, tu ti ribelli a quello, con la Venere nel Sagittario a tuo favore. E quando poi la Venere entrerà in Capricorno, tu andrai a definire, siccome la Venere in Capricorno fa definire tutti i rapporti indefiniti, se per te cerco di spiegarti questo concetto, con questo ribelle è potentissimo, eh. Allora, per me l'amore, io quando amo una persona ne posso amare anche un'altra, va bene? Magari non c'è intimità con la seconda o la terza persona, però chi dice che io non posso amare? Mi spiego? Allora, quando Venere entrerà in Capricorno, tu andrai a definire le tue credenze in tal senso. Va bene? Perché la Venere in Capricorno ci pone, per esempio, delle domande, no? Posso investire in un rapporto? Posso non investire in un rapporto? Sono pronto a investire? Allora, tutte queste domande tu le farai alla luce della tua forma mentis, che è una forma mentis diversa da quelli che sono relegati a una visione oggettiva e limitata delle cose. Mi spiego, andrai a suggellare questa definizione. Io posso investire su quello, su quello e su quello. Con una persona ho un amore fraterno, un'altra persona un amore di amicizia, con un'altra persona un amore intimo, oltre che per esempio anche fraterno, cioè tu andrai a definire i tuoi nuovi concetti. Risentitevi questo video più volte durante il mese, perché poi abbiamo anche questo Marte nel Leone, che il coraggio, l'azione ti accende proprio la necessità di dire io valgo rispetto ai miei credo, ho fede nelle mie credenze, le mie credenze nuove che sono quelle che animano la mia natura selvaggia e quindi le imporrai in tal senso, ok? Ok, bellissima carta, i miei acquariani, acquariane, faccio un applauso comunque, io ne so qualcosa. Quindi andiamo a vedere adesso cosa ci dice l'oracolo. Cosa ci dice l'oracolo? Vediamo un po' per l'Acquario in questo mese di novembre 2024. Fatto sta che la ribellione ha tutti i valori comuni, mi spiego? I valori comuni sono quelli che ci vengono dalla cultura. Per creare una cultura è necessaria una religione. La religione ti dice questo è giusto, questo è sbagliato, secondo dei valori corrotti.
Allora, se l'amore per te ti senti legata a una situazione, in un concetto che non è tuo, qualsiasi concetto che non è tuo, tu me lo asfalti quel concetto, passi oltre. Ok. Ricordiamo l'acquario e l'amore universale, senza giudizio. Quello è la versione proprio incarnata dell'uomo dell'acquario, della donna dell'acquario, nell'era dell'acquario. Cos'altro? Vediamo cosa ci raccontano gli oracoli. Rammendare il velo, perdono, sì, qua vedo situazioni che si riallacciano, situazioni che rinvigoriscono, con la forza dell'autostima, di credere in quello che fai. Qua c'è la gialla è il terzo chakra, l'autostima, il credere nelle tue capacità, nei tuoi talenti. Ci sono anche persone che ti chiedono perdono o si riallacciano dei rapporti in questo mese. Cos'altro? Tuffarsi, creatura degli abissi, tuffarsi in un'attività. Sì, queste carte hanno a che fare molto nel difendere i tuoi ideali e perseguirli. Qua molti di voi avranno un'attività in cui si tufferanno, un'attività di lavoro o una missione o una causa, e soprattutto creatura degli abissi, cioè una causa o un'attività che ha a che fare con le tue profondità vere, e ci crederai. Abbiamo questo Marte in Leone che ci crederà in questo. Ok, cos'altro? La fanciulla della luna, bellissimo, nuovi inizi, e questo mi parla molto della luna nuova che avremo prendo il quaderno, il 1° novembre, questa luna nuova in Scorpione. Abissi, qua porterai avanti, guarda, ti dico, questo è il mese in cui ci saranno nuovi inizi della manifestazione dei tuoi ideali concretizzati. I tuoi ideali vengono dal profondo e tu ricucirai un po' con questo rammendare il velo la tua parte cosciente con il tuo inconscio. Che vuol dire? Tu sei animata, essendo acquario, da alti ideali. Questi alti ideali spesso si sono scontrati con una società bigotta, con un sistema culturale fermo, retrogrado. Proprio come abbiamo grossi pianeti retrogradi, appunto i grossi pianeti retrogradi, tutti gli altri pianeti retrogradi ti ricordano tutte le volte in cui ti sei scontrata con i tuoi ideali, con i limiti imposti dal sociale e dal sistema. Bene, cosa fai tu? Recuperi tutta la bellezza dei tuoi abissi, proprio come Perseo, e manifesti i tuoi ideali con nuovi inizi. Dall'1 novembre fino al 15 novembre, nella luna piena in Toro, tu vedrai la concretizzazione di questi nuovi inizi che vengono fuori da questa tua animosità, da questo tuo animo ribelle. Mi spiego? Mm? Vedo molta passione, molto appassionata o appassionato. Vediamo un po' adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito a queste carte potentissime. Acquario. Quindi cosa accade in questo mese, novembre 2024, nella realtà fenomenica? Sarà ispirato dalle tue intuizioni, la fanciulla della luna, ricorda, no? Sì, allora vediamo. Acquario, novembre 2024. 5 di coppe, partiamo con una sensazione un po' di tristezza all'inizio del mese, un po' di tristezza, un po' è come se ti volessi ribellare a queste condizioni di penuria emozionale, di tristezza, una situazione un po' di abbassamento d'animo, cos'altro. Però subito dopo le cose ripartono, c'è un'energia propositiva, comunicazioni che magari mosse da qualcuno mosso da sensi di colpa verso di te, vedo comunicazioni, l'energia riprende a fluire, comunicazioni, avanzamenti a livello emozionale, cos'altro? 4 di denari, però tu non ti scomodi più di tanto, nel senso qua vedo una situazione di elaborazione di situazioni un po' di tristezza, partiamo il mese un po' così, subito dopo però vedo che c'è lo slancio a voler riprenderti in mano situazioni che per te determinano stabilità, e ci sono comunicazioni che ti dicono, comunicazioni e avanzamenti che ti permettono di darti una nuova stabilità. Cos'altro? 6 di denari, vedo che il lavoro va molto bene in questo mese,
Comunicazioni sul lavoro, vedo che ti lanci sul lavoro, comunicazioni sul lavoro, ottieni maggiore stabilità, anche delle entrate a livello lavorativo che ti danno maggiore stabilità. Magari le situazioni un po' emozionalmente deficitarie si trovavano nella sfera lavorativa o nella sfera sentimentale, però vedo che nel lavoro le cose migliorano molto, da una situazione di 4 passiamo al 6 denari, delle entrate in più che magari ti danno maggiore stabilità, comunicazioni sul lavoro che ti danno maggiore stabilità. Ok, vediamo un po' cos'altro per l'acquario. 5 di spade. Ci possono essere un po' di mal di testa, un po' di tensione a livello emozionale con qualcuno sull'amore. Vediamo ancora cosa capita. Poi c'è il matto, però ti metti alle spalle questa situazione. Con il matto ha a che fare sia con la carta, con il segno dell'Ariete che con l'acquario, no? Vedo che ti metti alle spalle questo arrovellamento mentale per situazioni emozionali o per una situazione deficitaria a livello emozionale. Il matto mi parla di nuovi inizi, proprio come la fanciulla della luna, dovuti anche a nuove comunicazioni che arrivano, e se anche tu che ti riprendi l'energia, ti ribelli a una situazione di tensione emozionale o mentale e ti lanci nel nuovo, hai fede nell'esistenza. E cos'altro capita? Vediamo. Il mondo, bellissima carta, inizio, inizio, qua abbiamo l'arcano 0 e l'arcano 21, un inizio di successo. Questo inizio di successo è determinato da una fede impeccabile in quello che ti arriva e sarai felice di qualcosa che arriva, di notizie che arrivano, vedo in questo mese. Un inizio proprio meraviglioso. Cos'altro ci porta? Aspetta, troppe carte, no? La regina di coppe, sì. Io vedo assolutamente che finalmente tutto fluisce, sia a livello emozionale. Guarda, ci sono situazioni un po', c'è un misto in questa lettura. 5 denari, 5, 5, 5. C'è un misto, questa è il mese in cui avviene un grande cambiamento. Come vi ho spiegato nel video sui numeri tripli, il 555 è un salto evolutivo, delle situazioni che devono arrivare, che fanno tribolare un po', che danno lo scoppio a qualcosa di nuovo, no? Allora, qua io vedo situazioni in cui tu ritrovi la serenità e un equilibrio emozionale interiore e grazie a una fede impeccabile che avrai in delle comunicazioni o a delle cose che succedono positive per te che ti danno maggiore stabilità. Qua vedo stabilità nel lavoro e un nuovo inizio, si marca uno 0, un 21 assolutamente, un inizio di successo che ha a che fare con le tue emozioni, finalmente ti rilassi. Finalmente ti calmi, che non è karma. Finalmente ti calmi e fluisci alla vita e questo ti permette di avere un equilibrio interno e anche esterno con le persone. Se magari hai avuto un po' di difficoltà anche con le persone, ti sei sentita un po' messa da parte o messo da parte con una persona o con delle persone, qua tutto riprende a fluire, è come se comprendessi un grande disegno rispetto a una realtà più limitata che vedi nella realtà 3D. Vedo che ti rilassi qua. È come se qua dicessi quello che mi deve arrivare mi arriva, ok? E mi rilasso perché so che le mie emozioni determinano la mia realtà e con esse devo averci a che fare in modo aperto, fluido. Va bene? Sì. Fammi chiarire quel 5 di coppe un po' a inizio. Come iniziamo il mese, quel 5 di coppe che poi è sotto il 5 di spade. C'è un po' di tensione. Vediamo, 5 di coppe, il 9 di coppe, è come se non riuscissi ad essere completamente felice. Apriamo il mese con una situazione in cui non riuscissi ad essere completamente proprio soddisfatta a livello emozionale. Sì, c'è una sensazione di perdita, di abbandono, una situazione che dici, ma come mai non riesco proprio ad essere completamente soddisfatta, no? Però tutto cambia in questo mese. Tu ti ribelli a tutte queste situazioni qua. Vediamo un po', quindi, ancora questo 5 di spade, asso di spade, forse c'è mancanza di chiarezza o di comunicazione con qualcuno, mancanza di chiarezza su come essere completamente appagata o appagato, no? E ti dico, qua c'è il matto, vediamo un po', sono curiosissima, questo matto e il mondo insieme, a cosa porta?
6 di spade, guarda, te ne esci fuori da tutti gli agrovigli mentali, ti sposti proprio. 6 di spade mi parla, dal 5 passiamo al 6, situazioni di non riuscire a avere chiarezza mentale, dove devo andare, cosa devo fare, con chi mi devo incontrare, è giusto quello, è giusto quell'altra cosa, tutto questo arrovellarsi, no? Finisce, mi dicono, finisce, ed è un inizio, è una fine e un inizio di successo. Sì, guarda, finisce la morte, proprio nella tappa dello Scorpione finisce il non saper che decisioni prendere per essere felice rispetto a una situazione emozionalmente che sta sempre un po' giù. I pianeti ti aiutano, ti ho detto, in questo mese. Ok, vediamo adesso sull'amore. Mettiamoci queste carte qui. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Acquario, vediamo come vanno a stare nell'amore, le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario. Quattro di bastoni, regina di bastoni e il mago, potentissime nell'amore. Allora, qua ti vedo una persona che è molto attratta da te in modo irrefrenabile. Vedo anche che sei piena del potere, piena di potere, e vedo un incontro con qualcuno. Il mago mi parla di un inizio importante. Il mago è come se fosse l'arcano maggiore di tutti gli assi, no? L'inizio è il numero uno. È una persona che vuole manifestare tutto con te, tutto e ha tutti gli strumenti. Vedo che c'è assolutamente questa opportunità e ti vedo molto felice. Vedo incontri con questa persona, vedo anche chi lavora da casa è un lavoro che ha un grosso successo, qua mi dicono anche, chi ha un lavoro da casa, per esempio, sì. Vediamo cos'altro, la persona che c'è una persona certamente qui che ha una fortissima passione per te e un grande potenziale di realizzazione, di relazione. Vediamo questa persona che arriva nei tuoi confronti, che energia ha? 9 di bastoni, 4 di denari e il Papa. Questa persona che arriva da te è una persona che con il Papa mi parla di una persona che ha le idee molto chiare nei tuoi confronti, che vuole costruire con te e non può lasciarti andare e userà tutti i mezzi per essere al tuo cospetto. Te l'ho detto, lo fate impazzire a questo qua. Forte energia del toro, vedi asso di spade? Forte energia del toro, ariete, leone, sagittario e gemelli. Caspita, vediamo un po' che energia ha il Papa nei tuoi confronti ancora. Il carro, assolutamente. È una persona che ha le idee chiare, sa cosa vuole stare con te. Puoi stare a distanza, ma non è un problema questa cosa perché fa seriamente. È una persona che fa seriamente. Forte il segno anche del cancro. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te in questo mese. 3 di denari, il 7 di denari e la morte. Arriva un cambio per te in amore, 100% proprio nella tappa dello Scorpione, tutto il mese dello Scorpione. Cioè lo Scorpione è fino dal 21. Arriva proprio una tappa nuova per te. Vedo cooperazione, la voglia di fare dei progetti insieme, vedo la voglia di fare dei progetti insieme e poi vedo una certa attesa prima di realizzare questi progetti. Vediamo un po' cosa porta la morte, questo cambio cosa porta, l'appeso, c'è una certa attesa prima di realizzare dei progetti. Però ci sono intenzioni molto serie, forse attesa di natura lavorativa, o tua o da parte di questa persona, o la distanza per lavoro o tua o da parte di questa persona. C'è una certa attesa, la tappa dello Scorpione, una certa attesa. Cosa viene dopo la morte ancora? Il mondo lo avevamo anche lì. Mi parla di una distanza tra te e una persona oppure di una certa attesa prima di iniziare un nuovo ciclo. Vediamo energia positiva per te in amore. 7 di bastoni, energia positiva. Mi dice che vengono superati i limiti che ci sono tra te e questa persona. Guarda, regine di denari forse mi parlano di lavoro o di... Vediamo, energia positiva in amore per te. 6 di spade. Mi parla che i limiti vengono superati e ci sarà avanzamento. Mi parlano di diversi limiti, che possono essere di lavoro, di distanza o di ambedue. E infatti qua la regina di coppe mi parla di una certa pazienza.
Vediamo ancora qual è la carta negativa. Il 10 di spade. Un periodo nero si chiude in amore. 10 di spade perché? Carta negativa. 5 di coppe, guarda, l'avevamo qua, il 5 di coppe, si chiude. Allora, carta negativa, 5 di coppe, 10 di spade. Qua siamo stati male per situazioni emozionalmente deficitarie, cioè per la chiusura di una relazione oppure per che ci ha dato del dolore, quindi ci può costare, diciamo, dare subito il via a una relazione. Oppure ti dico un'altra cosa. Arriva una persona nuova per te qua. Arriva una persona nuova, questa persona può stare a distanza, può essere una persona che questa energia di questa persona non se l'è passata bene in amore, quindi fa un po' fatica ad aprirsi, però farà di tutto per te, di conseguenza qua i limiti verranno abbattuti, mi spiego? Può essere anche che tu metta un po' di limiti, ma io non credo perché queste sono carte di apertura da parte tua. Fatto sta, in qualunque modo chiedono una certa attesa perché la cosa cambia radicalmente. Qua abbiamo anche i segni del pesci, scorpione, ariete, leone, sagittario, l'ho già detto, sì. Può darsi che anche tu cambi prospettiva rispetto a una relazione, oppure questa persona cambia prospettiva rispetto a questa relazione. Diciamo che qua c'è la voglia di fare dei piani insieme, si investe in questa cosa e arriva un cambio. Questo cambio però ha un certo tempo che porta a cambiare prospettiva e ad avere un nuovo inizio in questa relazione. Magari tu non metti più limiti o questa persona non li mette e vedo che c'è un avanzamento. O mi può parlare anche di distanza, ok. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ricordiamo nuovi inizi. E vediamo un po' anche il tuo modo, no, di approcciare cos'è per te l'amore, la voglia di venirsi incontro in questo. Trovi una persona di spessore che è capace di intendersi con te? Assolutamente sì. Vediamo con i miei oracoli lui lei per tutte le ragazze nuove, li trovate sotto l'info box in descrizione. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Ti credo, te l'ho detto, e qua il Papa va a por todas, si dice in spagnolo, e lo fa impazzire a questa persona qua. Non riesce a controllare quello che prova per te. È molto forte quello che proverà questa persona. Cos'altro? Ti sogno ogni notte, sì, sei anche nell'astrale di questa persona. Non riesci a controllare quello che prova per te. Ti sogno ogni notte, ma io lo vedevo qua da te, Sto male senza di te. Sì, qua c'è una persona proprio completamente pazza di te. Sì, con la quale tu potrai instaurare proprio una nuova. Ricordiamo che abbiamo questo pianeta qui che è Venere in Sagittario fino all'11 e poi passa in Capricorno. C'è anche la voglia di avere una certa progettualità insieme quando sta in Capricorno questa Venere. Perché? Qua c'è una persona che vuole avere una progettualità con te importante. E qua io non so chi dei due ci mette un po' a dire sì a questa progettualità. Io vedo che c'è anche uno scambio a passare anche in rassegna tutto ciò che non è chiaro per te e per questa persona, mettere le cose in chiaro. Ricordiamo la ribellione su mettere le cose in chiaro, quello che per te è una relazione, come la vuoi questa relazione, un cercare di intendersi con questo 6 di denari e con la regina di coppe, aspettare per vedere se ci si è intesi. Sì, qua c'è una persona pronta, vedo anche te pronta, però c'è una certa attesa. Però va bene, perché poi vedo che avanza, sì, verso questo nuovo inizio, cioè i nuovi inizi sulla cooperazione magari con gli stessi ideali di una relazione, mi spiego? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, invitandovi sempre a studiare per adempiere al potenziale delle carte. Ricordiamo che il potenziale è la ribelle. I tuoi veri valori quali sono? Ecco, quindi supera i tuoi limiti per adempiere a quei valori. Ecco, nelle mie playlist podcast, l'arte sciamanica, vi spiego come si fa. Ok? Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!